Vi faccio vedere quello che è per me il miglior orologino che ho nella mia collezione. Si tratta di un Louis Erard. Un Louis Erard che però è un Louis Erard speciale. Louis Erard è un'aziendina svizzera, ha sempre realizzato degli orologi abbastanza economici, però è da qualche anno che sta facendo diverse collaborazioni con grandi artisti, ma anche grandi orologiai, come per esempio Alan Silberstein, ma anche in questo caso, magari lo avrete già capito dalla confezione o da questa foresta incantata, con Konstantin Chaikin, che per chi non lo conoscesse è un orologiaio russo di San Pietroburgo e ha la sua manifattura a Mosca, e lui ha realizzato orologi come il Joker, quegli orologi che hanno la faccia, insomma, del Joker e vari personaggi, probabilmente qualcuno di voi lo conosce. Non è un orologio che costa poco, ma neanche tantissimo, 5.000 euro e il suo prezzo di listino in Italia sarebbero 4.000 franchi svizzeri, acquistato da Mario Mossa, gioiellieri a Bari. E ora vi faccio vedere questa piccola e speciale confezione che contiene il nostro Time Meter. Come vi dicevo, è un orologio davvero molto particolare, molto speciale. Rappresenta il mostro ciclope delle fiabe russe a cui Konstantin Chaikin, che potete leggere qui in alto, si è ispirato per disegnare questo regolatore. Infatti, come potete vedere, è un orologio abbastanza particolare, non è il solito orologio. Anzi, qualcuno di voi sicuramente si chiederà come si legge un orologio del genere. Allora, il braccio dove all'estremità inferiore ci sono delle corna, mentre un dito medio indica i minuti, quindi questo braccio qui ruotando semplicemente indica i minuti, mentre l'occhio girando a sua volta indica le ore, quindi in pratica l'occhio ci dirà che ore sono, in questo caso le 4 e 17 minuti, mentre la bocca non è altro che i secondi, i piccoli secondi, che ruotando è come se ruotassero i denti bianchi, non so se riuscite a notarli. E poi c'è questa particolare lavorazione del quadrante molto tridimensionale perché è stato lavorato proprio in questo modo lucido e satinato che dà questo particolare effetto tridimensionale, molto bello. Vi faccio vedere come ruota, come potete vedere al ruotare dei minuti ruotano anche le ore naturalmente. Al di sotto poi il calibro che anima questo orologio è un semplice ETA in realtà, anzi è un Sellita se non ricordo male 266, è comunque un Sellita regolatore, quindi nasce proprio così, è spesso 13 mm, quindi non può essere più sottile semplicemente perché non è un calibro con modulo, ma è proprio un calibro regolatore di Sellita. È un orologio in acciaio, limited edition 1 di 178, perché di questo modello sono stati realizzati 178 esemplari da 39 mm come questo e 178 esemplari invece con i particolari del quadrante e del cinturino in verde da 42 mm. Cinturino poi, come potete vedere, molto particolare, richiama il colore anche al di sotto, ed è pelle di rospo. Questa è pelle di rospo, quindi dimenticate coccodrillo, alligatore, pelle di rospo. Rospo che naturalmente con le fiabe horror incantate ci sta veramente alla grande. Un orologio molto difficile da acquistare, ho avuto la fortuna di trovarlo da Mario Mossa, ma in realtà è un orologio per cui ci si doveva mettere in lista e poi avere la fortuna di essere chiamati. Insomma, ho avuto la fortuna di poterlo prendere, non me lo sono fatto sfuggire. Lo uso spesso, come potete vedere anche dal cinturino, perché mi piace veramente tanto. E poi in confezione vi faccio vedere anche un simpatico portaorologio da viaggio che non fa mai male. Poi la garanzia di autenticità, certificato di autenticità limited edition 1 di 178, ed è anche un portacarte per chi volesse, che cos'è questa la referenza, per chi volesse insomma usare anche il portacarte, un altro piccolo accessorio che insomma va a corredare poi questa confezione.
E se volete saperne di più, naturalmente me lo dite nei commenti e ne parliamo insieme. Ciao!